Buongiorno e benvenuti. Ecco come si presenta la collana sapore di mare di quest'anno, realizzata semplicemente solamente con delle stelline e un pesciolino. E questa stellina, che è una stellina in 3D, che poi vi farò vedere il tutorial, è leggermente più grande di quella che vi farò vedere, cioè questa, ma perché ho aumentato di un giro. È uguale, niente di che. Se vi piace così grande aumentate un giro, se no in questa maniera. E invece se la volete più piccola, ecco, questa è la più piccola, realizzata con i cipolotti da 2. Invece quest'altra è con i cipolotti da 3. Guardate la differenza, leggermente più grande. Dopodiché ho inserito un po' di componenti, tipo queste perle di fiume, questi pezzi di conchiglia, un po' di rocaille così turchese, queste qua che sono in corallo, e mi piace anche tanto e spero anche a voi. Poi vi faccio vedere un'altra idea, così, con 2 stelline e un pesciolino, una stellina più grande e una più piccola. Questa è realizzata con i cipollotti da 2, come vedete. Da quest'altra parte invece è rossa, e invece la collanina semplice perle di fiume, ho inserito questi ciondolini a forma di corallo, e se no semplice, solamente una stellina, per chi piacciono le cose semplici. Poi faccio vedere questa, che ho inserito 3 stelline, e viene così. Però è un po' troppo, ma per chi piace avere un qualcosa di più al collo, si può fare in questa maniera, una sotto, una sopra e una ancora più sopra. Questa stellina, che è realizzata con i cipollotti da 2, tranquillamente può essere utilizzata come orecchino. Faccio vedere, perché ho un perno qui, perché non è pesante. Magari aggiungete qualche altro ciondolino di un altro colore. A me piace anche così, o se no anche con questa stellina che è piccola, semplicemente un ciondolo così semplice, niente di che. E adesso vi farò vedere i materiali necessari. I materiali necessari sono veramente pochissime, e sono cipollotti da 4x3, questo colore molto bello, con un blu molto pallido, delle 11.0, possono essere tranquillamente anche dalla Toho, non solamente Miyuki, e cipollotti da 3x2 e una perla da 12 mm in acrilico resina, nel modo che sia leggera, perché verrà messa all'interno per rendere la stellina, come vedete, anche così
in 3D. E come filo, un filo da 0,12 da Fireline oppure di nylon, quello che voi utilizzate non ha importanza. Adesso come inizio dobbiamo inserire sul lago 5 cipolotti alternati da 5 11 0, così dopodiché chiudete a cerchio e ripassate un'altra volta. Eccola qua. Adesso uscite da una qualsiasi 11 0, dopodiché prendiamo altre 3 11, un cipolotto e altre 3 11. Ci colleghiamo con la prossima 11 e lo si fa per tutto il giro finché arrivate alla fine. Quando avete inserito l'ultimo gruppo, per continuare adesso bisogna salire ed entriamo in queste 3 11. Prendiamo altre 3 11, un cipolotto, 3 11, ci colleghiamo poi con le 11 da questa parte, entriamo nelle 3, ci colleghiamo sempre con le prossime 3, tirate bene, tre cipolotto 3, ci colleghiamo con le 3 e anche questo si fa per tutto il giro. Finché arrivate alla fine. Allora, finito il giro, come sempre entriamo in tutte le 11, sempre 3 11, un cipolotto, 3 11, entriamo nel gruppo delle 11, ma solamente se scendiamo di 5 e usciamo. Prendiamo una 11 e ci colleghiamo con le prossime 5. Tre 11 cipollotti 3 e anche questo giro si farà in questo modo. Scendiamo di 5, prendiamo una 11, ci colleghiamo con le prossime 5 e lo fate per tutto il giro. E alla fine del giro salite sulle 11 e questa sarà la prima parte della stellina e la lasciate così da parte con filo e ago. Eccola qua, filo e ago lasciate da parte e si incomincia a realizzare l'altra parte, la stessa cosa come questa fino a questo punto, dopodiché si continua. Allora abbiamo la parte, adesso si continua in questo modo con 2 11, un cipolotto da 3 e altre 2 11,
entriamo nelle 11 e scendiamo di 5. Anzi, vediamo, contiamo meglio, di 6, scusate, scendiamo di 6, eccoli qua, 2, 4, 6. Adesso prendiamo una 11, un cipolotto da 4, una 11 ed entriamo nelle prossime 11 questo giro, sempre entrando dalla sesta. Finché si arriva in cima. Due cipollotto da 3, altre 2 11, entriamo e usciamo dalla sesta, undici cipollotto da 4 11 e così via finché si finisce il giro. E una volta finito il giro potete nascondere il filo. Allora eccola finita, nascosto il filo, e adesso prendiamo l'altra parte e la mettiamo sopra in questa posizione. Abbiamo il filo e ago già pronti qui e continuiamo prendendo 2 11 e ci colleghiamo con il cipolotto da 3, altre 2 11, ci colleghiamo con queste 11 ed entriamo nelle prime 3, entriamo nel cipolotto da 4 e adesso entriamo nella quinta 11. Contate 1 2 3 4 nella quinta. Prendiamo una 11 e ci colleghiamo con le 11 di sotto dall'altra parte, vedete, entrando nella quarta. 1 2 3 4, perché abbiamo due parti, fate sempre conto che ci sono due parti. In questo modo entriamo nel cipolotto da 3 ed entriamo nelle 11 del modulino di sotto. Entriamo e usciamo dalla quarta. Prendiamo una 11 e ci colleghiamo con le 11 da questa parte, ci colleghiamo con la quinta. 1 2 3 4 5 e scendiamo di altre 4 11. Tirate bene. Adesso prendiamo una 11 e ci colleghiamo con il cipolotto da 4.
un'altra 11 e ci colleghiamo con il modulino di sopra, sempre, con la sesta 11 ed entriamo in tutte quante. E questo sarà il giro che lo si fa finché si chiude la stellina, però farò vedere un'altra volta. Allora 2 11 ci colleghiamo con il cipolotto da 3, altre 2 11 ci colleghiamo con queste 11, scendiamo di 3, tirate bene, entriamo nel cipolotto e ci colleghiamo con la quinta. 1 2 3 4 5, entriamo e usciamo. Prendiamo una 11, entriamo nella quarta 11, entriamo nel cipolotto, entriamo nelle 11 del modulino di sotto, solamente nelle 4, prendiamo una 11, ci colleghiamo con la quinta 11, 1 2 3 4 5 e scendiamo di 4. Prendiamo una 11, ci colleghiamo con il cipolotto, un'altra 11, ci colleghiamo con la sesta. Come vedete è un lavoro che si ripete. Adesso tirate bene. Adesso inseriamo la perla da 12 e si continua il giro come abbiamo fatto prima. Due, entriamo nelle prime 3, entriamo nel cipolotto, entriamo nella quinta e usciamo, prendiamo una 11, ci colleghiamo con la quarta, entriamo nel cipolotto, nelle 4 11 da dietro, una 11, ci colleghiamo con la quinta e scendiamo di 4. Una 11, ci colleghiamo con il cipolotto, qui dovete tirare sempre bene
in modo che la perla si fermi lì dentro. Vedete? In questo modo io ho ripetuto i passaggi nel modo che voi la comprendete meglio. Allora entriamo, ecco qua, e da qui si ripete finché si chiude del tutto. Ed eccola finita. Io ho semplicemente passato con la catenina in questo vuoto, cioè, oppure in quello di ancora prima potete passare con la catenina per evitare di mettere un altro sostegno. Eccolo qua, in questo modo, oppure qui, ecco, sono entrata semplicemente così ed è più bella. Allora, questa è la stellina in 3D, spero tanto piace anche a voi. E adesso vi faccio vedere cosa. Allora, se volete realizzare la stellina con i cipolotti da 2, nell'ultimo giro del dove si inserisce, come allora qui si inserisce il cipolotto da 3, invece qui dove la realizzate con cipolotti da 2 bisogna inserire una 11,0 invece del cipolotto, una 11,0. Invece qui, se volete realizzarla con i cipolotti da 3 per 2, bisogna inserire un cipolotto da 2 millimetri e per il resto uguale. E qui bisogna utilizzare le 15,0 invece delle 11. E comunque, se avete delle domande fatele pure, io vi rispondo se avete qualche dubbio. Allora, questa è la collana di quest'anno al sapore di mare. Vi ho fatto vedere come realizzare la stellina e nel prossimo tutorial vi farò vedere come realizzare il pesciolino. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.